Registrare. Ok. Ciao, buonasera a tutti e tutte. È un piacere ospitare Barbara Sofia Ilardo questa sera con noi. Barbara, buonasera, grazie di essere qui. E questo è l'episodio introduttivo del Neurodiversity Pride, la prima volta che lo svolgiamo in Italia. Io sono Tommaso Davi, sono il founder di Neurosive, una società che si occupa di realizzare neuroinclusione sociale tramite le tecnologie e la trasformazione organizzativa, ma stasera siamo qui per dare spazio alla comunità neurodivergente italiana e alla sua rappresentazione. E l'episodio introduttivo proprio abbiamo invitato Barbara perché Barbara fa una ricerca molto affascinante su quelli che sono i temi legati alla neurodiversità, alla neuroinclusione, alla neurodivergenza, oramai da tanto tempo, e partirei subito con la prima domanda per lei che riguarda Barbara. Chi sei, cosa fai, se ci puoi raccontare 2 minuti su di te, e poi ti chiediamo che cos'è la neurodiversità e cos'è la neurodivergenza per te. Certo, intanto grazie mille Tommaso per avermi coinvolta in questa iniziativa e grazie anche del tuo tempo. Niente, come hai anticipato, piacere Barbara Ilardo e sulle reti spesso mi conoscono come ADHDologia, che è il nome del progetto che ho fondato ormai 4 anni fa e appunto partiva come con un'enfasi appunto sulla DHD, poi nel frattempo ho scoperto di essere anche autistica e questo spiega tante cose. Quindi niente, io sono una genetista di popolazione, e come ho un po' spiegato anche all'interno del mio TEDx a Pisa l'anno scorso, 2024. E ho avuto diverse esperienze anche nel mondo del lavoro, per cui dopo il mio dottorato mi sono addentrata nel mondo della programmazione, sono full stack developer e poi insomma anche content creator, quindi un po' a seconda dell'occasione, no? Visto che noi neurodivergenti siamo abituati a fare masking, io in base a quello che la situazione richiede, io metto la maschera opportuna e faccio ciò che c'è da fare. Quindi per quanto riguarda invece che cos'è la neurodiversità e la neurodivergenza per me, giusto? Ecco, Esatto, più o meno. allora, io partirei da una definizione molto generica, che è quella che probabilmente è quella più comune, che sentiamo spesso, cioè che la neurodiversità in realtà è un termine che racchiude tantissime cose, in realtà, quindi non soltanto la DHD, l'autismo, la dislessia e altri disturbi specifici dell'apprendimento a cui si tende a pensare, ma anche cose come per esempio sindrome di Tourette, sindrome di Down, ma anche addirittura stati diciamo mentali provvisori, temporanei, che però vanno a veramente modificare il modo in cui pensiamo, proviamo sentimenti e interagiamo col mondo, per esempio anche solo banalmente la depressione, dico banalmente perché in realtà è tutt'altro che banale, però oppure anche i disturbi di personalità, ecco, quindi alla fine, o anche il daltonismo, se vogliamo, giusto per dire, sono tutti i tipi di funzionamento neurologico che possiamo riscontrare come all'interno del pool di fenotipi umani. E quindi tantissime cose. E a quel punto la neurodivergenza viene spesso, diciamo, definita come tutto ciò che si discosta dalla media statistica, no? Da ciò che è più normale all'interno della popolazione. E va detto che, citando le parole di Eleonora Marocchini, che è una grandissima ricercatrice e divulgatrice che io stimo tanto, che ha recentemente pubblicato anche un libro in merito e che consiglio per insomma chi volesse approfondire, ecco, Eleonora dice sempre che neurodivergenza vuol dire tutto e niente, nel senso che è un termine più politico che non clinico, anzi non è clinico per niente, appunto perché va a parlare di quelle che sono le neurominoranze o comunque proprio per quello è stato creato un po' per gettare luce su aspetti che diversamente, no? Cioè, è difficile che ne sentiamo parlare se non in un'ottica spesso abilista. No, quindi neurodivergenza appunto è un termine che rivendica dei diritti, rivendica insomma una visione del mondo diversa, vuole
diciamo, imporre una nuova normalità. Ecco, quindi questa è per me la neurodivergenza. Mm, grazie. E parlando più a fondo, andando più a fondo proprio nella tua esperienza lavorativa e professionale, è molto interessante il background che ci porti, quindi di più talenti, no? Quindi mi raccontavi appunto che durante questa tua esperienza da full stack developer hai scoperto molto su te stesso e sul tuo funzionamento, e quindi la mia domanda è come la neurodiversità e la neurodivergenza per te è stata vissuta all'interno del tuo contesto professionale e lavorativo, e ti chiederei di parlarne per la comunità che ci ascolta questa sera, soprattutto nell'ottica di sia trattare un po' la tua ricerca, il tuo lavoro, e quindi dare una prospettiva un po' evolutiva su come tu hai visto nella società magari l'evoluzione della neurodivergenza, qualcosa che in realtà esiste dalla preistoria, no? Ecco, ma dall'altra parte proprio tu come in prima persona l'hai vissuta nella tua carriera, e che cosa è successo, se lo vuoi condividere, nelle tue varie transizioni, chiamiamo trasformazioni professionali. Guarda, hai detto esattamente la parola chiave, cioè trasformazione, nel senso che da quando per la prima volta mi sono, diciamo, sono approdata su questa, diciamo, su questa non tanto linea di pensiero quanto vera e propria linea di ricerca, no? Dell'evoluzione ehm, del fenotipo ADHD. Ecco, io ho subito tante trasformazioni perché quando per la prima volta leggevo gli articoli scientifici inerenti appunto agli albori dell'ADHD, ero veramente nella fase iniziale del mio percorso autoconoscitivo, diciamo attraverso la lente della neurodivergenza, e quindi avevo bisogno di qualcosa che mi facesse sentire meno sbagliata, no? Quindi avevo tanto bisogno di sentirmi, diciamo, adatta a qualcosa, perché nasceva tutto ciò da un mio forte disagio all'interno del mio dottorato di ricerca, come tante altre persone, ho fatto molta fatica, ho accusato molto la mancanza di struttura da un lato, insomma, diverse problematiche che mi hanno portato poi a procrastinare moltissimo, e alla fine a vedermi anche come una persona eh, per certi versi pigra, anche se so benissimo che non è così, perché se mi guardo indietro, cioè, sono riuscita a fare tante altre cose, per cui ecco, mi sentivo veramente molto, molto a disagio con me stessa e cercando risposte, appunto, non solo ho scoperto di essere ADHD, nel senso che poi mi sono rivolta appunto agli specialisti che hanno confermato il tutto con una diagnosi, ma ho anche trovato appunto queste ricerche, questa linea di ricerca che di fatto appartiene allo stesso settore all'interno del quale io stavo facendo il mio dottorato di ricerca, cioè in genetica di popolazione, che è una, diciamo, all'interno di questa... Sì, all'interno del mio dottorato mi sono occupata di studiare come le mutazioni insorgono nelle diverse popolazioni, man mano come si diffondono all'interno di una metapopolazione ed eventualmente anche quali vantaggi conferiscono, se li conferiscono, perché non è detto. E quindi è stato molto naturale per me il passaggio cioè, da applicare queste conoscenze, insomma, all'interno del mio dottorato di ricerca ad altre specie, a chiedermi, ma ascolta, se la DHD è genetica, no, non al 100%, però c'è una grande componente genetica ereditaria, ed è così frequente anche nella popolazione, e allora forse c'è anche un motivo, nel senso forse magari c'è anche un vantaggio evolutivo che ha spinto queste mutazioni, questi alleli, ad avere cioè, le frequenze che hanno attualmente nella società. E questa era la mia ipotesi. Poi, appunto, facendo un po' di ricerche bibliografiche, ho trovato gli articoli di cui parlo poi nel mio TEDx, dove appunto si è visto che molti degli alleli, cioè delle mutazioni, no? Gli alleli sono marcatori genetici che sono associati al fenotipo ADHD, di fatto hanno un'origine evolutiva che è preesistente
anche alla rivoluzione agricola, no? Quindi si parla, cioè non sappiamo ancora bene esattamente come, quando, esattamente quando è che siano comparse queste mutazioni, però di certo, di certo sono ancestrali rispetto a quello che è il neurotipo non ADHD. E quindi già questo cambia uno shift nel paradigma notevole, che anzi, cioè, veramente mi ha sconvolto personalmente. E da lì ho detto, vabbè, devo assolutamente dotarmi delle competenze necessarie per poterne parlare a un pubblico più vasto, perché credo che finora non se ne stia parlando in questi termini. Ed ecco che in seguito al mio dottorato di ricerca e alla mia esperienza anche all'interno diciamo dell'ambito full stack, oltre a quello sono anche tornata all'università, all'Università di Urbino per conseguire un master di primo livello proprio in DSA, ADHD e autismo, anche solo per appunto colmare alcune lacune che avevo per quanto riguarda anche la pedagogia, la comunicazione, eccetera, eccetera. E quindi di fatto la mia formazione, la mia esperienza è un grande potpourri multidisciplinare e senz'altro tante volte mi ha anche portato, come posso dire, ad avere anche un vantaggio nei miei vari progetti, perché per come sono fatta sicuramente anche grazie al mio neurotipo, sono sempre stata molto curiosa, tutto qua, non che sia più necessariamente più saggia, anzi tutto il contrario, però se non altro mi sono sempre fatta guidare un po' da questa curiosità, che vedo che è un elemento che condivido con te, Tommaso, e con tante persone che probabilmente ci stanno ascoltando, no? E quindi questa curiosità anche un po' dovuta al fatto onestamente di essere sempre cresciuta in contesti di disagio anche economico, no? Quando hai pochi mezzi ti devi arrangiare, ed è spesso proprio lì che vediamo l'innovazione, no? Il progresso è quando proprio limiti le risorse, ecco che non hai altra scelta che arrangiarti in un certo senso. Quindi, ecco, poi mi chiedevi anche della mia esperienza in ambito lavorativo, quindi come appena detto, ho parlato di in che modo mi abbia aiutato il mio neurotipo, no, ADHD e autistico, attraverso appunto questa curiosità, questa voglia di scoprire, di trovare soluzioni, però dall'altro sicuramente è stato anche un problema, e adesso non sto a parlare di tutti i problemi che ho avuto nella mia vita, però diciamo rispettivamente all'ambito lavorativo, quando sono andata a lavorare come dipendente nel settore privato, perché ricordiamo, vengo da un background scientifico di ricerca dove magari c'è moltissima flessibilità spazio-temporale, diciamo così. E quando uno va a lavorare in ufficio, l'orario è quello, spesso e volentieri non esiste lo smart working, e quindi lì ho iniziato a capire col tempo che il mio più grande problema era la sfera sensoriale, della sensorialità. E in particolare io sono ipersensoriale, nel senso che cose che magari ad altri non danno fastidio, per me possono essere invalidanti a lungo termine, e nella misura in cui fanno consumare il mio cervello tantissima CPU mentale anche dietro le quinte, quindi sono sicura che tu puoi benissimo capire, anche perché mi sembra di capire che un po' di questo ti occupi, no? Con la tua attività. Certo, certo. Esatto. Assolutamente. Ma è molto interessante, hai toccato a degli aspetti un po' in fuori onda interessanti. Allora, uno, questa capacità di adattarsi alla difficoltà, che secondo me è condivisa da diverse persone neurodivergenti, e grandi capacità adattative, no? Perché spesso ti trovi in difficoltà e volente o nolente se fai esperienza di difficoltà nell'inserimento lavorativo, relazionali, sociali, quindi grande capacità di mantenere, ecco, la propria agilità all'interno di situazioni difficili. Ecco, se ci puoi condividere magari una situazione in particolare per te dove questa cosa si è manifestata in maniera chiara e evidente, mi farebbe molto, molto piacere. E poi molto interessante anche quello che ci porti come esperienza diretta nel momento in cui tu ci parli e ci dici, ecco,
ho avuto anche un grande impatto della sensorialità. Questa sensorialità è qualcosa che molte persone che ci ascoltano possono condividere perché in realtà chi più o meno fa esperienza di una sensibilità sensoriale particolare. Ecco, e su questo, se vuoi condividerlo, magari se ci dici un po' dove ti sei resa conto di più di avere una sensualità spiccata e che tipo di, diciamo, effetti a lungo termine e anche di precauzioni a lungo termine tu hai preso per gestirla. Wow, tante cose molto interessanti. Allora, parto quindi dall'inizio. Se non ricordo male, mi hai chiesto un esempio concreto di in che modo il mio neurotipo mi ha aiutato ad adattarmi, giusto? Ho capito Esatto, bene? esatto. E, beh, questo è abbastanza divertente, nel senso che essendo nata in Argentina e poi quando c'è stata la crisi nel 2001, diciamo, l'ennesima crisi economica del paese, la mia famiglia ha dovuto lasciare il paese e siamo andati a vivere a Los Angeles e poi da lì, dopo un po' di peripezie, alla fine siamo finiti anche in Italia e poi abbiamo fatto un periodo in Spagna, insomma, la mia vita è caratterizzata da tanti spostamenti, no? Infatti mi definisco un po' nomade e, e devo dire che mi sono sempre sentita un po' camaleontica nella mia capacità di assorbire un po' le lingue, nel senso che non mi chiedere le coniugazioni dei verbi, non mi chiedere esattamente tipo di dirti i tempi verbali, io non ho mai studiato una lingua perché non ce la faccio, semplicemente a forza di ascoltare, consumare contenuti, guardare video, ascoltare musica, parlare, e a un certo punto imparavo la lingua, ma non solo, imparavo a mimetizzarmi e qua vedo che entrava in gioco anche un po' la mia maschera. La maschera un po' autistica, no? Non solo stavo mascherando quelli che sarebbero stati i miei atteggiamenti, cioè il modo in cui io mi sarei comportata da sola, ma stavo anche mascherando i miei vari accenti. Infatti, nella comunità, diciamo, latinoamericana all'interno della quale, nel senso, abitavamo a Los Angeles, spesso erano, diciamo, predominanti accenti spagnoli, però provenienti un po' dal centro, dall'America centrale, dal Messico, eccetera, eccetera. Invece il mio accento argentino era troppo vistoso e quindi non mi piaceva ricevere queste attenzioni extra e quindi automaticamente avevo imparato un po' a usare l'accento messicano. Infatti in qualche mio video da piccola mi fa morire, mi fa molta tenerezza che io parlo con questo accento che non è il mio e la stessa cosa mi è successa poi appunto attorno ai 14-15 anni quando abbiamo fatto appunto un anno di parentesi a Malaga e ci eravamo trasferiti con la famiglia sempre per motivi economici e ben presto ho notato che a parlare con l'accento spagnolo-argentino e ricevevo troppe attenzioni e quindi e niente, quindi questa cosa, pure anche sempre collegato a questo, credo che sia sempre spiegato dalla stessa infrastruttura neuronale. E, quando passo molto tempo con una persona, che sia un'amicizia o insomma un parente, mi si attaccano i modi di dire, ma soprattutto anche la risata di questa persona. Proprio, quindi io mi sono sempre definita un po' un camaleonte e credo che adesso capisco un po' perché. Quindi è proprio un transfer. Sì, pazzesco, cioè quasi al limite cioè quasi del patologico, mi viene da dire, perché tante volte poi cioè, l'altro lato della medaglia è che poi non sai qual è la tua vera risata, per esempio, no? E, e così, poi le altre, mi dovrei ripetere poi le altre due domande. Volevo sapere, ecco, la domanda poi sulla sensorialità, no? Quindi, mentre poi sono molto colpito da quanto tu sei in grado anche di guardare oggettivamente a quello di cui fai esperienza, quindi questa cosa, ti rendi conto di questa capacità, è molto, molto interessante che tratti questo tema del transfer verbale, ma hai anche menzionato appunto la tua sensibilità sensoriale. Cioè, quando è che ti sei accorta di aver avuto una spiccata sensibilità sensoriale? Come ti ha impattato e che precauzioni hai preso durante il tuo percorso per migliorare, diciamo, la tua capacità di rimanere in un equilibrio sensoriale?
Ecco, anche questo molto azzeccato, nel senso che solo recentemente ho iniziato a fare un po' a ritroso un'analisi un po' dei miei primi anni per capire in effetti quello che mi stai chiedendo, no? Quando è che è iniziato questo problema. E devo dire che i primi sintomi, cioè sintomi, nel senso i primi episodi in cui per esempio mi dava molto fastidio i rumori forti, e mi ricordo che sono successi a scuola, più che altro perché appunto un po' c'erano tutti gli altri bambini e quindi mi dava sempre fastidio il chiasso, insomma, per questo motivo tendevo a sedermi in prima fila, il che forse mi ha spinta a diventare poi la secchiona della classe, no? Stando in prima fila, cioè, non puoi che imparare, no? E quindi forse un po' questo, forse anche il fatto che a volte quando gli altri bambini facevano, sai come a scuola, facevano arrabbiare gli insegnanti, poteva capitare che qualcuno di questi insegnanti alzasse un po' la voce. A me questo mi generava veramente delle crisi, nel senso che proprio, cioè, mi dovevo tappare le orecchie e in realtà a lungo ho pensato che questo fosse una mia reazione negativa anche al modo in cui sono stata cresciuta, perché purtroppo i miei genitori hanno sempre avuto un po' di conflitti, tant'è vero che poi finalmente, grazie al cielo, hanno divorziato e dopo sono stati molto meglio, però ecco, crescendo ho assistito qualche volta a loro che urlavano, no? E quindi la mia ipersensorialità, che quella volta non la chiamavo così, chiaramente a scuola io pensavo che fosse una reazione avversa a questi decibel perché pensavo mi richiamassero a quegli episodi in casa. Forse c'era anche un fondo di questo, però poi ho iniziato veramente a capire che no, che è una parte di me, soprattutto quando ho iniziato appunto a informarmi sulla neurodivergenza e apro una parentesi anche sul discorso come posso dire, del burnout. Mm, E spesso si sente parlare anche di burnout autistico, mm, che è praticamente un periodo in cui, come posso dire, tutte le tue capacità mentali e anche motorie sono fortemente diminuite a causa di una stanchezza, una fatica cronica che può essere scatenata da eventi molto traumatizzanti o comunque eventi stressanti che magari sono un po' più lievi, però molto prolungati nel tempo, come può essere appunto qualcuno che si ritrova a lavorare in un ufficio pieno di persone che fanno casino e come accennavo prima, no, questo fa consumare delle energie in più al tuo cervello proprio nello sfondo, nel senso che il tuo cervello costantemente sta bruciando calorie per filtrare fuori stimoli che non sono, che non portano informazioni utili, no? E quindi dover costantemente filtrare fuori rumori, luci, suoni, odori, cose così, è chiaro che uno si stanca molto di più senza neanche sapere perché e se porti avanti questa cosa per diversi mesi o addirittura diversi anni, prima o poi molte persone autistiche vanno in burnout, no? E durante il mio periodo di burnout non solo ho notato di avere molte meno energie, no, sia mentali che fisiche, ma anche di avere una sensorialità che era ancora più spiccata, quindi mi davano ancora più fastidio tutti i vari stimoli ed è quasi anzi toglie il quasi, è letteralmente un circolo vizioso, no? Perché già in quella condizione lì è ancora più difficile riprendersi e quindi niente, simpatizzo con chiunque si stia ritrovando in queste parole perché poi ci si mette tantissimo tempo a uscirne e il consiglio non richiesto è quello di portare tanta pazienza e veramente c'è chi ci mette anni ad uscirne, io stesso sono ancora un po' qua che ci sto lavorando sopra. fantastico, fantastico. E intanto ti ringrazio per tutte queste fantastiche condivisioni, è veramente interessante per gli spettatori e spettatrici capire questi aspetti da una persona come te che comunque ha fatto un'esperienza molto interessante, degli studi interessanti sulla tematica della neurodiversità, la sua evoluzione e poi anche su di sé, ha molto lavorato per comprendere l'essenza, no? Di che tipo di funzionamento cognitivo e sensoriale fa esperienza e come valorizzarlo al meglio su tutte le cose. Quindi veramente complimenti.
Allora, non posso che chiederti la domanda che ripeteremo anche nei prossimi episodi a chi verrà e ci offrirà un contributo. Riguarda ovviamente le aspettative, i consigli o comunque i desideri che tu hai per la comunità neurodivergente italiana. Per questo lo facciamo una domanda che facciamo perché stiamo facendo il Pride della neurodivergenza in Italia per la prima volta, che è un evento per la comunità, per gli attivisti, gli attiviste e gli attiviste che vogliono, diciamo, manifestare a favore, diciamo, dei diritti delle persone neurodivergenti, ma anche garantire rappresentazione, no? Per divulgare, si spera anche la più ampia dimensione della neurodivergenza possibile. Come questa sera noi siamo due persone neurodivergenti in colloquio, speriamo di avere rappresentazione di altre tipologie di spettro e di altre tipologie di neurodivergenza nei prossimi eventi. Comunque, a bomba, a te la domanda, Barbara, in chiusura è: che aspettative hai, che desideri hai per la comunità neurodivergente italiana nei prossimi 5 anni? Cosa ti auspichi che possa succedere per migliorare la loro vita? Allora, anche questa è, diciamo, è una bellissima domanda. Allora, io credo che così come prima abbiamo parlato di trasformazione, di percorso interiore, no? Che all'inizio approcci una tematica, in un certo modo, poi man mano che cresci, impari, evolvi e guardi la stessa tematica attraverso lenti diverse, no? Io credo che anche la comunità neurodivergente in Italia evolverà, nel senso che siamo ancora in una fase molto primordiale, no? E in Italia è da veramente poco che si parla di queste cose e quindi siamo ancora nella fase un po' quella che sarebbe la fase che c'è stata in America forse 10 anni fa, nel senso tutti quanti iniziano a capire di cosa stiamo parlando, le persone iniziano a cercare e ottenere diagnosi, quindi siamo ancora molto nella fase, no, dei reel su Instagram, tipo se sei ADHD fai queste cose, che è stato molto utile per me, per cui io credo che questi contenuti siano utili appunto soprattutto in una prima fase di scoperta, no? Man mano che collettivamente andremo verso una maggiore presa di coscienza, io credo e mi auguro che ci sarà sempre di più un coinvolgimento anche a livello capillare della società, quindi anche persone che si organizzano tra di loro all'interno di gruppi WhatsApp, gruppi Telegram, come quello che abbiamo noi nella comunità di accademiologia. Ecco, ci sarà sempre di più un coinvolgimento attivo per creare appunto gruppi di supporto, gruppi di automutuo aiuto, automutuo ascolto io mi auguro anche per imparare a corregolarsi emotivamente, che è una cosa che spesso tende a colpire appunto la popolazione, diciamo, ADHD, autistica, comunque neurodivergente, spesso tendiamo a fare molta fatica con la disregolazione emotiva, e per cui in questo momento su Instagram, ad esempio, vedo che a causa di questo spesso si trovano opinioni molto polarizzanti, tutto bianco-nero, emozioni molto forti che vanno no, che si scontrano. Ecco, io credo che quello che mi auguro è che col passare del tempo impareremo un po' a capire perché siamo fatti così, anche a livello proprio neurologico, a capire che cosa dobbiamo fare per autoregolarci prima di interagire anche su internet e ad avere dei dialoghi che siano veramente produttivi, e quindi niente, che ascolto attivo, comprensione, un po' più di empatia. Ecco, tutte queste cose io le prevedo nella comunità e quindi il mio consiglio è quello di continuare a cercare posti appunto anche virtuali all'inizio che poi magari dopo diventano anche concreti nel territorio e se non ci sono createli voi e se non sapete dove partire come ho detto prima siete stra benvenuti a unirvi al nostro gruppo Telegram di AD Cardiologia e di recente abbiamo anche creato un Patreon che è una piattaforma appunto per fornire supporto
supporto economico ai content creator, ma dall'altro lato anche a ricevere qualcosa in cambio e in cambio appunto si ha l'accesso anche al nostro server su Discord dove teniamo tutto quello che ho detto prima, cioè delle sessioni di automutuo aiuto e dove soprattutto è enfatizzato anche il concetto di confronto, perché è una cosa che all'interno della mia comunità vogliamo evitare è quello di andare a creare una nicchia, diciamo, chiusa all'interno della quale le persone si sfoghino e basta, senza mai però ricevere un feedback costruttivo. E a volte è difficile accettare il feedback costruttivo e proprio per quello lavoriamo sulla parte della regolazione emotiva per riuscire effettivamente a capire dov'è che sbagliamo. Adesso sto un po' entrando nel dettaglio, però io pian piano inizio a vedere comunità come la mia, e per cui chiaramente la mia non è né la più grande né la più antica né l'unica, quindi mi raccomando, cercate in giro e come dicevo, se non c'è, la dovete costruire. Grazie. Allora, grazie tantissimo Barbara e ti auguriamo il meglio per tutti i tuoi progetti, i tuoi lavori e speriamo che chi ci ascolterà possa seguirti sui tuoi canali. Se ci vuoi dare qui in anteprima dei contatti per la comunità, lo puoi fare su dove ti possono seguire, oppure comunque li forniremo noi sulla piattaforma linkandoti alla registrazione. Quindi ti auguro una buona serata, grazie ancora del Grazie a te, Tommaso, davvero. contributo.